Ciao amanti della pizza! Ciao amanti dei formaggi! Io sono Gigio e benvenuti nella mia nuova serie sui formaggi fatti in casa, Gigio Formaggio! Chi mi conosce già sa che nel mio canale può trovare pizze e soprattutto pizze. Ma che cos'è una pizza senza la mozzarella, il fior di latte, il pecorino romano grattugiato e senza i formaggi dei 4 formaggi? Ma visto che già facciamo la pizza in casa, immaginate che bello sarebbe poter fare anche il formaggio in casa per la nostra pizza fatta in casa. È possibile fare in casa del formaggio decente? Ma soprattutto è conveniente, oppure la soddisfazione nel fare il formaggio in casa può ripagare i costi e soprattutto la fatica? Scopriamolo insieme! Durante una puntata della mia serie Bidone o Farone ho recensito la Bicis di Ariete, che è una macchina che serve a fare il formaggio facilmente e senza fatica, riuscendo perfino nell'impresa di fare la mozzarella, per cui perché non ricominciare proprio dalla Bicis? Ora una domanda per voi, ma quante persone conoscete che fanno fatica a digerire il latte o i formaggi? Magari siete tra queste. Ciò accade perché le persone possono essere intolleranti al lattosio, che è un disaccaride, cioè una tipologia di zucchero che compone il 98% degli zuccheri contenuti nel latte. Ci sono formaggi che non contengono lattosio e quindi possono essere tranquillamente consumati da chi ha queste intolleranze. Penso al parmigiano e al pecorino romano, ma molto stagionati, al grana, penso all'emmental, al gorgonzola o al provolone. Altri come l'asiago, il brie di latte, feta e caciotta, invece, essendo ricchi di batteri lattici, scindono il lattosio, rendendoli più tollerabili a chi ha queste intolleranze. E poi infine ci sono altri formaggi come la mozzarella, i formaggi spalmabili, i fiocchi o la ricotta, avendo elevati livelli di lattosio sono praticamente off limits per chi ha queste intolleranze. Quindi lo scopo di questa puntata sarà quello di riuscire nell'intento di creare 3 prodotti senza lattosio: una ricotta, un formaggio veloce senza caglio e alle erbe mediterranee ed infine un prodotto non solo adatto agli intolleranti al lattosio ma anche ai vegani perché è 100% vegetale. Sto parlando del tofu. E partiamo dalla ricetta della ricotta senza lattosio. Per farla vi serviranno 2 litri di latte senza lattosio, che può essere fresco o HT, intero o scremato, ma con quello fresco potrete fare circa 415 grammi di ricotta, 6 grammi di acido citrico e 7 grammi di sale. E ovviamente la Bicis. Questa è la preparazione. Sciogliere l'acido citrico in 15 ml di acqua, aggiungere nella vaschetta della macchina del formaggio il latte, unire il sale, scioglierlo bene e poi inserire il cestello del formaggio. Avviare il programma 3 vegano. Al bip della spia caglio cominciare a girare il latte, versate l'acido citrico e quando sarà completamente versato girate nel senso inverso fino a fermare il movimento del latte e a quel punto premete OK. Lasciate affiorare i fiocchi 10 minuti e al bip della spia freccia su alzate delicatamente il cestello e mettetelo a scolare sulla macchina del formaggio. Premete OK e dopo 15 minuti si accenderà la spia fine. Questa ricotta potrà essere conservata in frigo per un massimo di 3 giorni. Finora mi è sembrato abbastanza facile, proviamo invece ad alzare il livello di difficoltà con un formaggio veloce senza caglio alle erbe mediterranee. Per fare un formaggio dal peso di circa 220 grammi vi serviranno 1 litro e 200 di latte senza lattosio, 625 grammi di yogurt possibilmente senza lattosio e va bene sia quello intero che quello magro, 5 grammi di sale, uno spicchio d'aglio ben schiacciato, un cucchiaino di origano secco, un rametto di rosmarino o un paio di cucchiaini di rosmarino secco, 2 foglie di salvia e 2 peperoncini spezzettati oppure un paio di cucchiaini abbondanti di peperoncino secco. Ed ora il procedimento. Inserire nella vaschetta della macchina del formaggio tutto il latte e lo yogurt e scioglierlo bene, l'aglio schiacciato e infine tutti gli altri aromi. Il sale, inserite il cestello da formaggio e fate sì che gli aromi possano rimanere ben schiacciati tra la vaschetta e il cestello, in modo tale da poter chiudere perfettamente la macchina con il suo coperchio. Avviare il programma 2 formaggio veloce. Al bip della spia freccia su, estrarre il cestello e premere OK. Far scolare il cestello sulla macchina fino al bip della spia fine, impiegherà più o meno 30 minuti o fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Questo formaggio potrà essere conservato in frigo fino a 5 giorni. Ed ora concludiamo la preparazione dei formaggi con quello vegano più comunemente conosciuto come tofu. Per produrre una quantità variabile tra i 400 e i 440 grammi di tofu serviranno 2 litri di latte di soia al naturale,
c'è che comprenda soltanto acqua, sale e soia, 8 grammi di sale e 6 grammi di nigari, comunemente conosciuto come cloruro di magnesio. Inserire il latte di soia e il sale nella macchina del formaggio, girare bene fino a sciogliere quest'ultimo e poi inserire il cestello del formaggio. Accendere il programma 3 formaggio vegano. Al bip della spiacaglio andare ad aggiungere il nigari precedentemente sciolto in 15 ml di acqua. Girare il latte in senso orario molto lentamente e poi sempre lentamente in senso antiorario fino a fermare il movimento di quest'ultimo. Premere la spia ok ed aspettare 10 minuti l'affioramento e il compattamento della cagliata. Al bip della spia freccia su, alzare lentamente il cestello, posarlo sulle scalanature della macchina e far scolare il siero. Dopo 15 minuti di colatura, riempire d'acqua il bicchiere dello yogurt e poggiarlo sulla cagliata per spremerla e pressarla. Lasciare quindi in colatura per ulteriori 2 ore. Rimuovere il peso e con l'aiuto della paletta in dotazione andare a staccare il tofu dalle pareti del cestello, che poi andrà capovolto per estrarre il tofu e poggiarlo su un piatto. Il tofu potrà essere conservato in frigorifero per 5 giorni. Signore e signori, ecco a voi il mio formaggio senza lattosio. Ricotta, formaggio senza caglio alle erbe mediterranee e tofu. Poi sono soddisfatto perché sono uguali a quelle del manuale della BCIS. Si possono commentare dei formaggi? No, vanno provati, per cui li assaggerò per voi. Cominciamo dalla ricotta. Il profumo è molto neutro. Sa di ricotta, però la consistenza è tra la ricotta e i fiocchi, che sono 2 cose che normalmente sono difficili da trovare senza il lattosio, per cui siamo riusciti a fare 2 prodotti in uno. E adesso il formaggio alle erbe mediterranee. Beh, l'odore di questo è molto forte per tutti gli aromi che ci sono. Questo è davvero buono ed è più cremoso, piccantissimo. Forse la cremosità è data dallo yogurt che, messo al posto del caglio, è riuscito a tenere tutto insieme, mantenendo però questa morbidezza. Davvero molto buono. Immaginate se riuscissimo anche a farlo maturare e quindi a creare una sorta di crosta. Chissà se si può fare. Per i miei gusti avrei messo più sale. Ed infine il tofu, che normalmente ha un sapore neutro, non sa di nulla e va ad assorbire il sapore delle cose che vengono cucinate insieme al tofu. Però assaggiamolo comunque. Sa di tofu, cioè sa di niente. Rispetto al tofu che si può acquistare al supermercato, questo mi sembra un pochettino più spalmabile, in alcune parti perlomeno. Forse è dipeso dal fatto che andava scolato di più, quindi andava seccato un po' di più. Andrebbe provato magari cucinato insieme a qualcos'altro. Beh, per essere la prima volta che ho fatto dei formaggi senza lattosio posso ritenermi molto soddisfatto. Si può sicuramente migliorare, la strada è tutta in salita, però chi se lo aspettava. Voglio misurarmi però la prossima volta con un formaggio molto più difficile, per cui non perdetevi la prossima puntata perché faremo insieme il gorgonzola. Grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima puntata!